Ciao, io sono Nelirfa e oggi, amici, andiamo a vedere come andare ad affrontare e soprattutto come andare a uccidere il boss finale di questo gioco, almeno finale per questo primo momento. Poi, come sappiamo, ci saranno delle update in questo gioco e aggiungeranno una marea di cose, ma intanto andiamo con ordine. Sto aspettando che riescano fuori le pietre, quelle che abbiamo visto che ci serviranno per andare ad upgradare tutta quanta la nostra armatura. Anzi, in realtà l'armatura sono già a posto, l'ho già fatto, mi serve un pochettino andare a rinforzare l'arma. Dunque ragazzi, intanto che attendiamo, purtroppo come vi dicevo, magari ve l'ho già detto, non mi ricordo, qui le cose, ma anche gli animali, gli insetti in particolar modo in questo caso, vanno a uscire di nuovo fuori dopo circa 2-3 giorni di gioco, quindi dobbiamo far venire notte e quindi nel frattempo mi sono messa un po' a costruire la casa. Questa è un po' una scocciatura per quanto riguarda me, perché io non gioco tantissimo e quindi preferirei andare a farmare subito le cose in modo da essere più produttiva, ma non ho fretta nel fare il tutto, quindi mi ci sto dedicando tranquillamente a costruire la casetta. Dunque amici, dovrebbe essere passato il tempo giusto, quindi proviamo a tornare qui al formicaio tossico. Allora, nel frattempo ho ucciso anche una mantide, non ho fatto in tempo a registrare, ma sono riuscita poi a prendere la ricetta per fare una nuova arma che è molto potente, fa un buon DPS. Dunque allora, poi bisogna uccidere di nuovo una seconda volta la mantide per riuscire poi a ottenere i vari pezzi, e quindi vabbè, comunque l'ho fatta 2 volte, non è difficile perché ormai il martello va a stunare parecchio. Quindi entriamo qui dentro al formicaio, come vi dicevo, perché qui all'interno troviamo le famosissime ormai pietre per andare ad upgradare il tutto. Non so perché non riesco a dire upgradare, ok. Dunque mi faccio una bella torcia perché è strettamente necessario, visto che al buio non si vedono, non è semplicissimo andare a individuare queste pietre. Allora, qua ci eravamo già stati, se non ricordo male, eccola qua, quindi andiamo subito a prenderla. Dunque, di là c'è la mamma degli scarafaggi, ossia la regina degli scarafaggi. Proviamo subito questa nuova arma, vediamo se fa effettivamente quello che dovrebbe fare, ossia parecchi danni. Allora, avviciniamo, cerchiamo di avvicinarci, perché lei rimane incastrata qui nella porta e non è male come cosa, ai ai ai. Però non riusciamo a beccarla, perché c'è la formica davanti, maledetta formica, cosa ti metti davanti che... Allora, proviamo a utilizzare un attimo l'arco, così nel mentre che sono in quella posizione lì gli faccio un po' di danni, però effettivamente gli deve fare veramente pochissimi. Ok, dunque riproviamo invece, se la formica si spostasse magari riuscirei nella mia operazione. Attenzione, perché ci dobbiamo curare. Ok, allora, ma evidentemente con quella cosa che spara mi ha bloccato la cura, però eccola qui, meglio entrare dentro a questo punto perché sennò non riesco proprio a beccarla. E incominciamo a dargli dei colpi. Ok, così, cura cura. Allora, cerchiamo di parare però prima di curarci, però ci dobbiamo assolutamente curare appena possibile, che ci lascia un attimino di pace. Allora facciamo così, entriamo qui dentro, curiamoci. Ok, spendiamo un attimo, dovrebbe rimanere incastrata per fortuna. Ecco, l'insetto è rimasto KO, perfetto. Allora a questo punto io direi che di provare ad andare a mettere la mazza, perché la mazza alla fine rimane secondo me l'arma migliore, perché va a stunare e se riusciamo a far entrare un bel critico gli va a dare una bella stunata. La formica, dicevo, è andata a KO, ma è meglio così perché tanto gli faceva veramente pochissimi danni e poi si metteva davanti e mi dava un po' fastidio questa situazione. Allora cerchiamo di concentrarci e cercare di affrontare questo potentissimo nemico, direi, a questo punto, perché guardate quanta vita ha. Ok, allora dai, track, paro, gli vado a dare dei colpi, così, presa, perfetto. È difficile stordire però i boss, perché hanno meno probabilità di essere storditi. Cerchiamo di vedere se riesco, magari, ecco,
ma tanto non serve tantissimo farlo. Ok, 3 colpi, quindi facciamo la combo. Dobbiamo poi cercare di parare quando fa qualche mossa, indietreggiare un pochettino, perché così almeno ci allontaniamo e riusciamo a curarci. Se no ci interrompe la cura ed è un problema, è come non averla presa, però poi va a consumare la benda. Allora, insomma, dobbiamo capire un po' come si muove. Il discorso è che qui non si vede bene perché è molto buio, non posso andare a utilizzare ovviamente la torcia e quindi è un po' così. Vedete che fa questa skill che si chiama sfrigolante, ed è questa cosa che vedete rossa sullo schermo ed è molto fastidiosa, toglie vita. Sinceramente non so come andare a contrastare questa mossa. Probabilmente esistono delle armature, poi magari controllerò, e contro questa appunto skill, chiamiamola così, questa, ecco, attenzione, ecco, l'abbiamo quasi fatta, però siamo venuti qui impreparati e quindi non ce l'ho. Allora, vabbè, dai, abbiamo quasi tolto tutto, cerchiamo di parare nel momento più opportuno. Ok, ce l'abbiamo fatta, è morta, ok. Ah no, non è morta, ancora colpo finale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Uccisa, non è stato facilissimo, però anche questa è stata fatta. A questo punto, signori, io direi di controllare qua. Ah, ecco, vedi, c'è anche il dischetto, perché si vede appena, di tirare su un po' tutte le frecce che abbiamo sprecato prima. Vabbè, insomma, se le troviamo. Però mi sa che qui ci potrebbe essere anche qualcosa, perché quando ci sono questi grossi boss con tanta vita, di solito costruiscono qualcosa. Ma qui dietro che cosa c'è? Ho visto una luce. Oh ragazzi, ma c'è un'arma! Cavoli, non lo sapevo che c'era l'arma qui. Ah, ma questa deve essere una di quelle armi rare che sono nascoste all'interno del gioco. Oh, l'abbiamo trovata la prima. Vediamo, adesso che torniamo in base, vediamo com'è questa arma. Allora, si tratta del arrosticino cupo. La punta di questa lancia è stata realizzata con la tenaglia di una larva ed è molto affilata. Questa fa, diciamo, perforazione e crea una ferita aperta, quindi credo che faccia sanguinamento anche. Vedete quanto danno fa, stordimento, insomma, molto veloce e anche tanto critico. Beh, non è male come arma. Dunque, sono curiosa di vedere, andando ad analizzare la testa, che cosa mi dà di ricetta, perché sicuramente darà qualcosa di interessante visto che è viola. Ah, la mazza di scarafaggio, anche questa arma è molto forte, e anche l'elmo di scarafaggio, ottimo. Sono delle ottime armature che vanno a aumentare parecchio la difesa. Vabbè, poi avevamo fatto la farfalla, quindi anche i vestiti della farfalla. Allora, come vi dicevo, ho fatto questa nuova spada della mantide e ora adesso lo andiamo a testare sopra la cimice. Ammazzato, cavoli ragazzi, guardate quanti danni fa, veramente tantissimi. E non ho nemmeno la maschera, però ormai con questa armatura della coccinella upgradata a livello 3 e questa arma, wow, l'ho fatta veramente in pochissimi secondi. Vabbè, adesso ci diamo una curata perché ovviamente il suo veleno è tossico e ci continua ad avvelenare. Ok, curiamoci. Però cavoli, ne valsa la pena. Allora ragazzi, adesso direi che è giunto il momento di poter andare finalmente ad affrontare il boss finale di questo gioco. Quindi prepariamoci un po' di cibo, qualche frullato, vediamo quello che possiamo fare di interessante che ci potrebbe tornare utile. Io direi che questo cocktail verde fa il caso nostro, perché ci dà super vigore e anche guarisce. Quindi andiamo a crearlo, abbiamo tutti gli ingredienti per poterlo fare e ne facciamo un po'. Poi ovviamente ho fatto un bel po' di bende. Se abbiamo degli snack ce li portiamo, ma ne troveremo anche lungo il percorso. Direi che a questo punto siamo più che pronti per partire. Dunque, allora noi dobbiamo raggiungere quella statua laggiù e vedete che lì c'è anche la statua del robottino. Quindi dobbiamo arrivare lì, ma non sarà facilissimo arrivarci perché c'è tutto un percorso da dover fare purtroppo, quindi è molto lungo. Iniziamo col andare avanti e dobbiamo raggiungere un determinato punto sulla mappa. Allora signori, eccoci arrivati qui davanti a questo tunnel, vedete, dobbiamo entrare qui dentro. Ovviamente dobbiamo sempre portare con noi la formica perché ci servirà per entrare dentro e ci troviamo esattamente qua sulla mappa.
è segnato in rosso, quindi possiamo entrare. Dobbiamo andare a uccidere tutti i nemici che ci troviamo davanti e poi dobbiamo fare un certo tipo di percorso. Vabbè, adesso io taglierò un pochettino perché tanto qua ci sono soltanto nemici, sono piccole larve e quindi non mi vado ad allungare il video per far vedere come uccido le larvette. Dunque, pulito un po' tutto, qui è veramente buio, quindi mi sono fatta una torcia, sono dovuta uscire fuori per reperire un pochettino i materiali, ma vi consiglio di farla perché non si vede un cavolo. Infatti non avevo visto che qua, vedete, c'è un ingresso. L'ingresso va distrutto grazie alla vostra mount formica, ecco perché vi dicevo che è fondamentale portarla con voi in questa ultima avventura. Beh, diciamo ultima per modo di dire, insomma, quasi finale per almeno questa prima parte del gioco. Ok, siamo usciti e raggiungiamo questo grande anello che vedete qui per terra. Ora troviamo un labirinto e dobbiamo andarlo a superare. Ok, sono uscita fuori e ora vi mostro in mappa dove mi trovo, perché è un percorso che se uno non sa dove bene andare ci si mette tantissimo tempo. Allora, dobbiamo arrivare a quel punto lì rosso. Quindi guardiamoci un po' intorno e procediamo con la nostra missione. Eccoci qui arrivati in questo punto qua. Purtroppo ragazzi in questo gioco viene troppo presto secondo me la notte, perché poi quando arriva la notte non si vede veramente una cippa e ci sono dei grossi problemi per poter andare avanti. Allora qui troverete... Ah, ho trovato l'avamposto del ranger, bello! Non l'avevo visto. È là. Però mi pare che ci sia un nemico, ma noi abbiamo questa super spada, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Ormai abbiamo capito benissimo come andare a affrontare gli scorpioni. Loro fanno diverse mosse, adesso non si vede una cippa, però vi assicuro che io vedevo un po' meglio e vedete qua si para e poi quando ha finito di pararsi, vabbè, adesso sta andando all'interno del terreno, poi uscirà fuori, noi ci dobbiamo parare e poi gli andiamo a fare danni il più possibile, eccolo, in questa maniera così, e a breve dovrebbe morire. Ah, l'abbiamo stunnato, ok, a posto, fatto. Allora a questo punto io direi, visto che l'avventura è abbastanza lunga, perché qui dentro sembra una cosa semplice arrivarci, ma in realtà non lo è così tanto, poi soprattutto di notte come vi dicevo, vi consiglio di andare a prendere qualcosa da mangiare e qualcosa da bere, perché l'avventura sarà abbastanza lunga, ma sarà molto interessante vedere come andare ad affrontare il boss finale. Allora intanto vediamo qua se abbiamo qualcosa da andare a ricercare. No, qui in particolar modo non dà nulla, però qui c'è una stanza, quindi diamoci una bendata, bendiamoci il braccio e procediamo, andiamo a vedere cosa c'è. Ah, una bella cassa, questa potrebbe essere utile, sì, perché vedete che ci dà un frullato e anche il mangiare. Mettiamo via qualcosa perché ovviamente io ho sempre l'inventario pieno e prendiamo questi oggetti. Dunque a fatica sono riuscita a capire dov'è che era l'ingresso che noi dobbiamo andare, ma dobbiamo andare a sfondare qua queste radici, ecco perché, ripeto, ci serviva tantissimo la mount. Quindi ecco fatto, ma dobbiamo ora arrampicarci e arrivare su in cima, perché c'è un altro avamposto, chiamiamolo così, interessante, dove all'interno possiamo trovare delle barrette energetiche e queste saranno utilissime perché, come sapete già, immagino, se ci state giocando, ci danno la cura istantanea, e quindi è molto importante avere questo tipo di snack per andare a affrontare, mazza, che è questo? Manco lo vedevo, il boss finale. Quindi entriamo dentro e prendiamone il più possibile. Ovviamente io ho un inventario pieno, ma poi andrò a svuotarlo. Amici, ho fatto un quarto d'ora di su e giù giri a vuoto perché non vedo proprio un tubo e quindi non riuscivo a capire dove ero. Non vedo l'ora che venga il sole, ma credo... no, qua non è nemmeno giusto. Speriamo che arrivi presto la luce perché diventa un po' drammatico. Anche con la torcia si vede poco, ma noi dobbiamo raggiungere quel punto là. Vedete, quel giardino... Aia, che botta! Quel giardino, allora era giusto forse, eh? Ti sei fatta male? Ogni tanto ti prendi un bel bernacolone. Io direi rimaniamo qui fermi perché non si vede nulla, poi soprattutto anche chi a casa non riuscirà a vedere. Aspettiamo che venga il giorno. Oh, finalmente è arrivato
il giorno, quindi un po' di luce, quindi possiamo partire. Ma attenzione, guardate laggiù cosa che c'era la mantide, ma io adesso la vorrei saltare perché l'ho già fatta un paio di volte e non mi va di stare a perdere tempo di farla. Ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo proprio andare lì dove c'è lei. Dai, cerchiamo di scappare e di non farci beccare. No, non è qui. Dov'è il nastro? Ah no, di qua dobbiamo andare. Quindi dobbiamo salire sopra questo nastro. Guardate quanta vita ha. E andare sopra qua. Siamo qui nel giardino delle rose. Forse l'abbiamo seminata, speriamo. Ah, qui continua, quindi non c'è problema. Dobbiamo andarci a infilare qui dentro e percorrere ancora un bel po' di percorso. Ecco perché vi dicevo che è abbastanza lunga. Ma almeno adesso ci vediamo, quindi le cose dovrebbero essere un po' più facili. Là c'è qualcosa però, Allora, se trovo un punto d'appoggio, ok, se no mi volavo giù e mi toccava rifare tutto. Andiamo a vedere là dentro che cos'è che c'è. Sono curiosa, ma praticamente mi sa che non c'è niente. Ottimo, ottime notizie. Qua non c'è nemmeno la cartellina da prendere, non mi fa prendere nulla, va bene, dai. E Formi, non c'è nulla. Vabbè, ci abbiamo provato. Allora, proseguiamo il nostro percorso, dobbiamo andare sopra. Sotto c'è il laboratorio. Allora, eccoci qui arrivati. Ho sempre fatto la strada dritta, così da che parte dobbiamo andare? Qui c'è una grande foglia marrone, quindi praticamente... Oh, siamo quasi arrivati, guardate dov'è la statua. Ah, mazza, è stato difficilissimo, però se riusciamo magari a salire, ecco. Qua credo che dobbiamo andare sopra, qui, però non ci fa andare, quindi proviamo un'altra parte. No, però mi sembra che qua proprio... no. Allora, mi sa che dobbiamo salire qui sopra, tubo forse. Ok, ce l'abbiamo fatta, ok, perfetto. E ora andiamo lì. Oh, finalmente siamo quasi arrivati alla statua. È stato veramente estenuante fare tutto questo percorso. Ovviamente ho fatto dei tagli, ma credetemi, è veramente lunga. Poi di notte mi sono veramente persa un casino di volte. Ma qua c'è una scala, Formi. Praticamente tu non puoi venire perché mi sa che non sali le scale, quindi andrò soltanto io. Proviamo e speriamo che Dio ce la mandi buona, diciamo così, dai. Oh, siamo arrivati dentro. Tutto mi dice che è la strada giusta, ma qui dobbiamo salire. Siamo al livello 1, vedete? Oh, ops, così? Opla, siamo arrivati. Allora, in realtà, se non sbaglio, sono ben 4 livelli, quindi adesso dobbiamo andare a fare tutto questo percorso. Ovviamente, durante il nostro percorso troveremo un bel po' di nemici, tra cui qualche Scaravaggio, però ormai sono piccoli nemici per quanto ci riguarda. Beh, questi sono veramente easy da andare a fare. Ok, procediamo perché tanto, come vi dicevo, dobbiamo salire e ogni volta dobbiamo prendere questi macchinari qui che ci permettono di salire di livello, non all'interno del gioco, ma livello proprio nel palazzo o una statua. Ok, qui c'è un gruppetto di formiche e boh, non so, non vedo. Comunque andiamo a farli. Vedete quanti danni gli vado a fare con questa nuova spada, quindi si fanno abbastanza facilmente. Allora, appena arriviamo al piano 4 dobbiamo di nuovo salire con questa scala. Speriamo che sia il percorso giusto. Non vorrei perdere altro tempo perché non vedo l'ora di proprio sfogarmi sul boss, sperando che lui non si sfoghi su di me. Allora, qua non c'è nulla. Ok, allora ci dobbiamo buttare in questo bel buco. Ah! Oh mamma mia, ma che è sto postaccio? Questo è un posto sporco, pieno di ragni, di ragnatele. Bello però, con tutte queste luci rosse. E... mamma mia, cosa uscirà fuori qua? C'è scritto minaccia. Aia, minaccia. Ah, ma che è? Oh, vabbè, solito ragnetto, dai, muori. Dicevo, molto bello però, qua. Perché il rosso sembra di stare in quei film horror. O meglio, giochi horror. Va bene. Ok, procediamo così con cautela, perché più di tanto non possiamo correre in questa posizione qua. È un po' basso. Muori, maledetto. Ok. Spada molto forte, questa qui. Vi ricordo che è la spada della mantide. Ok, perfetto. Procediamo.
Oh, abbiamo fatto anche un punto della maestria della spada, che è buono perché almeno essere un po' più forti. E qua abbiamo di nuovo l'ascensore, va bene, però prima andiamo a vedere. Ah, ma qua c'è da mettere il braccio. Allora, qui si torna giù, quindi niente, no, dobbiamo andare sopra noi, come vi dicevo prima. Quindi qua andiamo su. Opla, arrivati. Ah, ragazzi, questa qua è la stanza finale dove lì dietro quel muro, quella porta, c'è il boss. Mamma mia, ma sarò pronta per affrontarlo, speriamo. Allora, proviamo a... vabbè, intanto mi curo, perché non posso andare lì già a metà vita, almeno presentiamoci decenti. Poi bisognerà andare a mettere il braccio e presumo che si andrà ad aprire. Mettiamoci anche qualcosina da mangiare. Non so quanto dura lo scontro, però siamo pronti. Allora, vi ricordo che ho l'armatura della coccinella a livello 3, un paio di armi, la mazza della formica a livello 2 e poi la spada della mantide che non sono riuscita ad aggradare. Vediamo come va, perché devo capire come funziona questo boss. Aia. Ok, sicuramente moriremo almeno un bel po' di volte, perché bisogna capire bene come funziona, quali sono le mosse della sconosciuta mascherata, altrimenti non si riesce nell'impresa. Ma non è un problema, perché tanto basta salvare qua dal boss e si può ripetere più volte. Vediamo un po'. Allora, intanto, beh, buono, perché... Maledetta, cioè, fammi parare un attimo. Aspetta che mi vado a dare una curata veloce, perché sennò l'abbiamo già portata a metà vita, non è male, quindi non è tanto difficoltoso come sembrava. Ma cosa fa? Ma si sta curando, ma fa... Ma dai, non me l'aspettavo. Oh, fa delle mosse veramente... Ah, sfrigolante. Di nuovo quella cosa lì della regina, degli scarafaggi. Ma, maledetta. Ma chi è sta tizia poi? Ah. Cavoli. Devo curarmi. Ok, curata. Mi sta picchiando parecchio. Diamoci una curata veloce. Mi devo allontanare perché sennò mi becca e ecco, mi ha interrotto, infatti. Bisogna stare attenti a questa cosa qua. Ok, prendiamo quella istantanea, perché sennò le bende qua mi sa che non servono. Attenzione, perché fa questo scoppio e fa parecchi danni. Andiamo a metterci in parata. Aia. Insomma, non riesco più a fargli danni, non capisco perché. Mi sta uccidendo. No, vabbè. No. Peccato. Allora, riproviamoci. Ecco, la tipa ha preso il volo, se n'è andata e ha chiamato il suo servitore, ossia sto mega ragno, che è veramente difficile andarla a fare. Ma io non mi arrendo. Ammazza, fa tossina, quindi va ad avvelenare, fa danni a tempo. Bisogna subito curarsi. Aia! Non ho fatto in tempo. Devo capire adesso. La tipa l'ho capita come funziona. Ho capito quando andare a colpire, quando andare a parare e quando andarmi a curare. Quindi 3 cose fondamentali. Invece il ragno ancora non l'ho inquadrato bene, perché l'ho fatto soltanto, questa è la seconda volta che lo sto facendo. Allora, aiuto, no? Mai dare le spalle al ragno. Signore, adesso fa un mega salto che toglie parecchissima vita e bisogna parare. E niente, il veleno mi ha uccisa. Allora amici, io ho provato ancora un paio di volte. Ho indossato questa volta lo scudo e avevo con me l'arma che avevo droppato prima, quella rara, e vediamo come va, perché ormai ho capito come fare, insomma, come riuscire a parare le loro mosse e anche come fargli danno. Allora, la tipa è molto semplice, vedete che fa delle mosse caricate, mai dargli le spalle. Andiamo a parare, in questo caso pariamo subito e poi qui non esitiamo a dargli dei colpi. Ok, in questa maniera. Più possibile andiamo a recuperare un po' di stamina. Diamoci velocemente una curata. Ok, non so perché mi ha preso l'arma, vabbè. E ok, perfetto. E facciamogli danni, ok. 3 combinazioni. Continuiamo a... No, adesso è il momento che lei si cura, quindi non è inutile. Allora mi allontano
e mi do una curata. Ok, pariamo ecco, attenzione anche a questi scoppi qua, che bisogna uscire fuori dal cerchio più velocemente possibile, se è possibile farlo. Indietreggiamo, pariamo e ora è il momento di andare a sferzare i nostri colpi. Usciamo dal cerchio, ovviamente. Diamoci una curata, pariamo e ora un po' di colpi. Ok, così. Attenzione, attenzione, facciamo il salto, superiamo il cerchio e diamoci subito una curata e pariamo. Ok. Pariamo. Ok, mossa super forte, fuori dal cerchio. Andiamo a colpirla, però niente, è imparata, quindi niente. Dobbiamo avere molta lucidità nel fare tutte queste operazioni, avere anche pazienza nel compierle. Ok, il cerchio, via, fuori. Facciamo un salto. Ora è imparata, quindi inutile andarla a colpire. Appena uscirà da quella mossa lì, quella posizione più che altro, ecco. Cerchio, via, 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 fuori. Ok. Quindi cerchiamo di parare in questa maniera. Indietreggiamo, che tanto diamo un po' tempo anche alla cura di fare effetto. Ok, diamoci una curata veloce. Andiamo a fare danno, insomma sta a metà vita. Ok, ora evitiamo il colpo micidiale, perché voleva veramente un colpo micidiale. E ora è andata a chiamare i rinforzi. Intanto io ne approfitto e mi do una curata. Ok, secondo round, il ragnone. Allora ragazzi, il ragnone l'ho capito, perché l'ho fatto, come vi dicevo, un paio di volte, ho capito bene un po' come si muove. Allora qui bisogna andare assolutamente a parare. Andiamo a colpirlo più volte. Ora emetterà la sua tossina, ma no, sì, ma peccata. Ok, attenzione, perché qua è debole. Quando lui si alza andiamo a colpire la parte sotto. Io direi diamoci una curata. Attenzione che ora fa il mega salto e va assolutamente parato, perché sennò visciota. Ok, diamogli un po' di colpi. Attenzione che mo fa il salto. Ok, andiamo in parata. Ditreggiamo e diamoci una curata. Ok, un altro salto, pariamo e ora diamoci un po' di colpi. Ma riusciamo a fargli danno? Mi sembra che è sempre uguale. Mannaggia lui. Ok, pariamo. Sono sempre imparata perché ho paura che... Va bene, diamoci... Dai, 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 un po' l'abbiamo portato a metà vita. Ok, perfetto. Bene, diamoci una bella curata. Mega salto imparata. E ora diamoci dei colpi. Avanti. Colpi, colpi. Colpi, colpi. Ok, benissimo. Dai, 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 dai. Oh, oh, oh. Parata. Attenzione. Non facciamoci prendere dalla foga e curiamoci. Ok. Mamma. Ora mega salto, lo vado a parare. Oddio, non ci sono più le cure sulla barra. Forse l'ho finite, non lo so. No, no, proprio adesso. Cerchiamo di ragionare a mente fredda, ma è una parola, farlo. Ok, diamoci un frullato. Per fortuna avevo il frullato in barra. Parata. Ok, così. Dai, 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 dai. Oh, gli ho tolto un bel po' di vita, manca pochissimo. Speriamo di non essere fregati all'ultimo secondo. Ok, frullato. Per fortuna che sono rimasti frullati. Ok, parata. Diamoci dentro, dai. Oh, fatto! E vai, ce l'abbiamo fatta. È stata un po' dura, ma... Mamma mia, che sfiga che avevo finito le barrette, sono sparite, non lo so. Per fortuna che c'erano i frullati. Oh, eccola qui la testa, finalmente. Questa qui è scappata, quindi ancora la dovremo affrontare, mi sa, come al solito. Questi scappano sempre, poi. Ah, che stress! Però è stato bello, veramente bello farlo. Allora, andiamo a prendere qua se c'è qualcosa. La testa che tanto cercavamo. C'è una chiave qua, ma cosa servirà sta chiave? Boh. Ah, parliamo con lei. Ho rilevato più danni del previsto. Ah, mannaggia. Ho delle informazioni, ma ha problemi di comunicazione. Sì, vabbè, grazie, poveraccia. C'è la testa staccata. Ok, prendiamo sta roba che non è un granché, ma non so. Va bene. Ok, ragazzi, oggi ce l'abbiamo fatta. Sono contenta di averlo fatto. Finisce qui
almeno la storia, magari farò ancora qualche video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Come sempre sostenete tutta questa serie con un bel like e niente, ci vediamo per un prossimo video. Ciao! Ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, naturalmente di iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle perché arriveranno dei video nuovi molto interessanti. Ciao ciao!